Lezione 1. Con che frequenza vieni in questo parco? Allora, quanto spesso vieni in questo parco? Cerco di venire almeno una volta alla settimana. È un ottimo modo per rilassarsi dopo una settimana intensa. Sembra carino. Di solito vengo qui ogni 2 settimane. C'è così tanto da divertirsi. Assolutamente. Sapevi che questo parco si estende per oltre 200 acri? È uno dei più grandi spazi verdi della città. Wow, non avevo capito fosse così grande. Cosa ti piace di più? Adoro la varietà di sentieri. Ci sono oltre 5 miglia di sentieri pedonali, perfetti per una bella escursione. E anche la fauna selvatica qui è incredibile. Ho avvistato cervi e vari uccelli durante le mie visite. Esattamente. Questo parco ospita oltre 150 specie di uccelli, il che lo rende un ottimo posto per il birdwatching. È impressionante. È bello avere una fuga così naturale vicino alla città. Di sicuro. Parchi come questo sono fondamentali per la nostra salute e il nostro benessere mentale. Offrono uno spazio per entrare in contatto con la natura. Sono completamente d'accordo. Mi sento sempre riposato dopo aver passato del tempo qui. Anch'io. È un ottimo promemoria di quanto sia importante proteggere questi spazi verdi. Lezione 2. Ti piace il cibo? Pensi mai a quanta gioia porta il cibo nella nostra vita? Assolutamente. Sapevi che il gusto è uno dei nostri 5 sensi e gioca un ruolo fondamentale nel nostro godimento del cibo? Giusto. Ed è affascinante che ci siano più di 10.000 papille gustative sulla nostra lingua, ognuna responsabile della rilevazione di sapori diversi. Esattamente. Inoltre, la cultura del cibo varia molto. Ad esempio, in alcuni paesi, la condivisione dei pasti è una parte significativa della vita sociale. Lo adoro. Il cibo può anche evocare ricordi ed emozioni. Gli studi dimostrano che determinati odori possono suscitare ricordi vividi del nostro passato. Sì. Ed è interessante che l'aroma del cibo possa effettivamente migliorare la nostra percezione del gusto, rendendola più piacevole. Questo ha senso. Ho letto che la persona media trascorre circa 67 minuti al giorno a mangiare, che è un bel po' di tempo dedicato al divertimento. Di sicuro. E non si tratta solo di mangiare. Cucinare può anche essere uno sfogo creativo per molte persone. Assolutamente. La cucina permette di esprimersi e può essere un modo divertente per esplorare culture diverse attraverso le loro cucine. E con così tante opzioni di cibo disponibili, dallo street food alla cucina gourmet, ce n'è per tutti i gusti. Lezione 3. In quale città andrai? Allora, dove pensi di andare per il tuo prossimo viaggio? Ho preso in considerazione alcune città, come Parigi o Tokyo. Entrambi hanno una cultura così ricca. Parigi è fantastica. Sapevi che è conosciuta come la città della luce e ha oltre 70 milioni di visitatori ogni anno? È impressionante. Anche Tokyo è affascinante, con la sua miscela di architettura tradizionale e moderna. Assolutamente sì, ed è la città più popolosa del mondo, con oltre 37 milioni di persone nell'area metropolitana. Wow, non avevo capito fosse così grande. Che mi dici della scena gastronomica in queste città? Parigi è famosa per i suoi dolci, in particolare croissant e macarons, mentre Tokyo offre sushi e ramen incredibili. Entrambi sembrano deliziosi. Che ne dite dei siti storici di queste città? A Parigi, puoi visitare la Torre Eiffel e il Louvre, che ospita migliaia di opere d'arte, tra cui la Gioconda.
E a Tokyo c'è lo storico tempio Sensoji, che risale al 645 DC e è assolutamente da vedere. Sembra che entrambe le città abbiano così tanto da offrire. È difficile scegliere. Lo so, giusto? Ogni città ha il suo fascino e le sue esperienze uniche da esplorare. Lezione 4. Cibo da comprare al supermercato. Hai mai pensato a come orientarti in modo efficace in un supermercato? Assolutamente. C'è così tanto da scegliere che può essere travolgente. Giusto. Sapevi che il supermercato medio ha più di 30.000 prodotti? Wow, è molto. Ed è importante sapere cosa cercare. Esattamente. I prodotti freschi sono fondamentali. Frutta e verdura sono ricche di vitamine e minerali. Ho letto che mangiare una varietà di frutta e verdura colorate può ridurre il rischio di malattie croniche. Sì. E non dimenticate i cereali integrali. Forniscono fibre e sostanze nutritive essenziali. Ho anche sentito dire che le proteine magre sono importanti per la salute dei muscoli. Esattamente. Alimenti come pollo, pesce e legumi sono ottime opzioni. E i latticini? So che è una buona fonte di calcio. Sì. I latticini a basso contenuto di grassi o senza grassi possono aiutare a mantenere le ossa forti. Sembra che fare scelte informate possa davvero avere un impatto sulla nostra salute. Sicuramente. Inoltre, comprendere le etichette può aiutare a evitare cibi trasformati ricchi di zuccheri e sodio. Lezione 5. Vuoi giocare a un videogioco? Ehi, vuoi giocare a un videogioco? Certo. Sapevi che l'industria dei giochi vale oltre 159 miliardi di dollari? È incredibile. E cresce ogni anno, giusto? Assolutamente. In effetti, ci sono più di 3 miliardi di giocatori in tutto il mondo. Wow! Cosa pensi che renda i giochi così popolari? È un ottimo modo per entrare in contatto con gli amici e vivere una narrazione coinvolgente. Vero. Inoltre, gli studi dimostrano che il gioco può migliorare le capacità di risoluzione dei problemi e la coordinazione occhio-mano. Esattamente. E molti giochi promuovono il lavoro di squadra e il pensiero strategico. Ho anche sentito che alcuni giochi possono aiutare a ridurre lo stress. Questo è un bel vantaggio. Sì, può essere una divertente fuga dalla realtà. È affascinante come si sia evoluto il gioco. Giusto. Con così tanti generi, c'è qualcosa per tutti i gusti. Esattamente. Scegliamo un gioco e iniziamo. Lezione 6. Come dovremmo promuovere il nostro piano di marketing? Quindi, come pensi che dovremmo promuovere il nostro piano di marketing? Bene, credo che l'utilizzo delle piattaforme di social media sia fondamentale. Oltre 4,5 miliardi di persone utilizzano i social media in tutto il mondo. È un pubblico enorme. Su quali piattaforme specifiche pensi che dovremmo concentrarci? Piattaforme come Instagram e Facebook sono ottime per i contenuti visivi, mentre LinkedIn è perfetto per il marketing B2B. Interessante. Ho letto anche che l'email marketing ha un ROI di $42 per ogni dollaro speso. È impressionante. Assolutamente. La creazione di campagne email mirate può davvero aumentare il coinvolgimento del nostro pubblico. E per quanto riguarda il content marketing? Ho sentito che è essenziale per aumentare la consapevolezza del marchio. Sì, il content marketing genera 3 volte più lead rispetto ai metodi di marketing tradizionali, il che è significativo. Questo ha senso. Dovremmo anche prendere in considerazione le partnership con influencer per raggiungere un pubblico più ampio, giusto? Sicuramente.
L'influencer marketing può produrre un ROI fino a 11 volte l'investimento, il che è abbastanza efficace. Wow, sta diventando eccitante. Sembra che abbiamo molte ottime opzioni da esplorare. Di sicuro. Con le giuste strategie, possiamo davvero far risaltare il nostro piano di marketing. Lezione 7. Equilibrio tra lavoro e vita privata. Hai notato quante persone lottano con l'equilibrio tra lavoro e vita privata in questi giorni? Assolutamente. La ricerca mostra che circa il 60% dei dipendenti si sente sopraffatto dalle proprie responsabilità lavorative. È un numero significativo. Influisce davvero anche sulla loro salute mentale. Sì, gli studi indicano che uno scarso equilibrio tra lavoro e vita privata può portare a un aumento dello stress e del burnout. E non si tratta solo di stress e può anche influire sulla produttività. Esattamente. Le aziende che promuovono un sano equilibrio tra lavoro e vita privata registrano un aumento del 20% della produttività dei dipendenti. Wow, è impressionante! Quali sono alcuni segni comuni di uno scarso equilibrio tra lavoro e vita privata? Alcuni segni includono sentirsi costantemente stanchi, trascurare le relazioni personali e avere problemi a disconnettersi dal lavoro. Sembra una situazione difficile in cui trovarsi. Ma perché è così importante affrontare questo problema? Affrontare l'equilibrio tra lavoro e vita privata è fondamentale perché può migliorare il benessere generale, portando a dipendenti più felici e più sani. Questo ha senso. Una vita equilibrata può portare anche a una migliore soddisfazione sul lavoro. Assolutamente. Quando i dipendenti si sentono equilibrati, sono più coinvolti e motivati sul lavoro. Lezione 8. Facciamo un po' di esercizio dopo colazione? Ehi, che ne dici di fare un po' di esercizio dopo colazione? Ho sentito che può essere utile per la digestione. Esattamente. Gli studi dimostrano che un leggero esercizio fisico può aumentare il metabolismo fino al 15% dopo un pasto. Davvero? Non sapevo che potesse avere un tale impatto sul metabolismo. Sì. Inoltre, può aiutare a regolare i livelli di zucchero nel sangue, il che è molto importante. Questo ha senso. Immagino che possa prevenire quei crolli energetici dopo i pasti, giusto? Assolutamente. La ricerca suggerisce che anche una breve passeggiata dopo aver mangiato può aiutare a stabilizzare i livelli di energia. E ho sentito che può anche migliorare l'umore. Sì. L'esercizio fisico rilascia endorfine, che possono migliorare l'umore generale e ridurre lo stress. Sembra una situazione vantaggiosa per tutti. Potrei fare un tentativo. Dovresti. È un modo semplice per iniziare la giornata con una nota positiva. Adoro l'idea di combinare la colazione con un po' di movimento. Lezione 9. Arriveremo a Parigi prima di mezzogiorno? Quindi, pensi che arriveremo a Parigi prima di mezzogiorno? Beh, dipende da diversi fattori, come l'orario di partenza e le condizioni del traffico. Giusto. Ho letto che il tempo medio di viaggio da Londra a Parigi in treno è di circa 2 ore e 15 minuti. Esattamente. E se partiamo presto, possiamo evitare l'ora di punta mattutina, che può aggiungere più tempo al nostro viaggio. Questo ha senso. Inoltre, i treni Eurostar sono noti per la loro puntualità, con un tasso di puntualità di circa il 90%. Sì, e dovremmo anche considerare il tempo necessario per arrivare alla stazione ferroviaria e passare i controlli di sicurezza. Vero. Se teniamo conto di circa 30 minuti, dovremmo stare bene purché partiamo entro le 8 del mattino. Esattamente.
Quindi, se rispettiamo i nostri orari, dovremmo assolutamente arrivare a Parigi prima di mezzogiorno. Non vedo l'ora. Sarà fantastico esplorare la città subito dopo il nostro arrivo. Assolutamente. Basta pensare a tutti i luoghi che vedremo. Lezione 10. Vorrei comprare da bere. Ehi, stai pensando di andare a prendere qualcosa da bere? Cosa scegli di solito? Di solito mi limito all'acqua, ma adoro provare anche nuovi succhi. L'acqua è molto importante, giusto? Costituisce circa il 60% del nostro corpo. Esattamente. Rimanere idratati può migliorare i livelli di energia e la salute generale. Ho letto che i succhi di frutta possono fornire vitamine essenziali, come la vitamina C delle arance. Vero. Ma è bene controllare il contenuto di zucchero in alcuni succhi, però. Sì, le bibite possono essere divertenti, ma spesso contengono molto zucchero e nessun valore nutritivo. Esattamente. È interessante come alcune bevande possano essere rinfrescanti ma non necessariamente salutari. Di sicuro. Penso che sia tutta una questione di equilibrio e di sapere cosa si beve. Assolutamente. Ed è sempre bello provare qualcosa di nuovo ogni tanto. Allora, stai pensando all'acqua, al succo di frutta o magari a una bibita per oggi? Facciamo un mix. Un po' di tutto suona bene. Lezione 11. Le materie da studiare nel prossimo anno accademico. Allora, hai pensato a quali materie studiare l'anno prossimo? L'ho fatto. Penso che le materie STEM siano davvero importanti, soprattutto con l'evoluzione del mercato del lavoro. Assolutamente. Sapevi che si prevede che i posti di lavoro nel settore STEM cresceranno dell'8% nel prossimo decennio? Questo è un aumento significativo. Che mi dici delle arti? Anche loro sono cruciali, giusto? Sicuramente. Gli studi dimostrano che gli studenti coinvolti nell'educazione artistica ottengono risultati accademici complessivamente migliori. Ho anche sentito che le materie umanistiche aiutano a sviluppare capacità di pensiero critico. Sì. In effetti, il 93% dei datori di lavoro apprezza le capacità di pensiero critico nei candidati al lavoro. Questo ha senso. Che mi dici delle lingue? Stanno diventando sempre più importanti nel nostro mondo globalizzato. Di sicuro. Le persone bilingui hanno spesso migliori prospettive di lavoro e potenziale di guadagno. È affascinante come ogni materia contribuisca a un'istruzione a tutto tondo. Giusto. Si tratta solo di trovare un equilibrio che funzioni per gli interessi individuali e gli obiettivi di carriera. Non vedo l'ora di approfondire tutti questi argomenti l'anno prossimo. Lezione 12. Strategie di studio. Ehi, hai mai pensato a come le strategie di studio possono davvero influire sul rendimento scolastico? Assolutamente. Ho letto da qualche parte che gli studenti che utilizzano tecniche di studio efficaci possono migliorare i propri voti fino al 30%. È impressionante. Quali sono alcune di queste tecniche? Un metodo popolare è la tecnica del pomodoro, che prevede lo studio per 25 minuti e poi una pausa di 5 minuti. Ne ho sentito parlare. Aiuta a mantenere la concentrazione e riduce il burnout, giusto? Esattamente. E c'è anche il richiamo attivo, in cui ci si mette alla prova sul materiale invece di limitarsi a rileggerlo. Sembra efficace. È come interagire con il contenuto invece di consumarlo passivamente. Sì. La ricerca dimostra che il richiamo attivo può portare a una migliore conservazione delle informazioni. Che ne dici degli ambienti di studio? Ho sentito che possono influenzare anche le prestazioni. Hai ragione.
Uno studio dell'Università della California ha scoperto che uno spazio silenzioso e ordinato può aumentare la concentrazione e la produttività. È affascinante. Ha senso creare un ambiente favorevole all'apprendimento. Sicuramente. Le strategie e l'ambiente giusti possono fare un'enorme differenza nel successo accademico. Lezione 13. Produzione just in time. Hai sentito parlare della produzione just in time? È davvero interessante. Sì, ne so un po'. Si tratta solo di ridurre gli sprechi, giusto? Esattamente. Ha lo scopo di produrre solo ciò che è necessario quando è necessario, riducendo al minimo i costi di inventario. Ho letto che è nato in Giappone con la Toyota negli anni 70. Sono stati davvero i pionieri di questo approccio. Esatto. E ha aiutato le aziende a migliorare l'efficienza e la reattività ai cambiamenti del mercato. Inoltre, ho sentito che può portare a prodotti di migliore qualità perché i problemi vengono identificati e risolti rapidamente. Assolutamente. Avendo un processo semplificato, le aziende possono concentrarsi sul miglioramento continuo. E sembra che possa davvero giovare anche alle piccole imprese, non solo ai grandi produttori. Di sicuro. Le piccole imprese possono adattarsi rapidamente e ridurre i costi, il che è fondamentale per la loro crescita. È affascinante come questo metodo abbia trasformato il settore. Sottolinea davvero l'efficienza. Sì, e si tratta anche di costruire solide relazioni con i fornitori per garantire consegne puntuali. Questo ha senso. La collaborazione sembra fondamentale per far sì che il just-in-time funzioni in modo efficace. Lezione 14. Formazione sul software. Hai già avuto modo di esplorare la suite di software? Non proprio, ma ho sentito che può davvero aumentare la produttività. Assolutamente. Gli studi dimostrano che le aziende che utilizzano software integrato possono aumentare la produttività fino al 30%. Wow, è impressionante! Quali strumenti specifici sono inclusi nella suite? Include la gestione dei progetti, gli strumenti di reporting e le funzionalità di comunicazione in un unico posto. Sembra conveniente. In che modo questo aiuta il lavoro di squadra? Bene, con tutto centralizzato, i membri del team possono collaborare in tempo reale, riducendo i problemi di comunicazione. Ho capito. Quindi, può davvero semplificare il nostro flusso di lavoro. Esattamente. Inoltre, il monitoraggio dei progressi diventa molto più semplice, il che può portare a risultati migliori del progetto. Questo ha senso. Capisco come la padronanza di questi strumenti possa davvero fare la differenza. Di sicuro. Le aziende che investono nella formazione per il proprio software ottengono un significativo ritorno sull'investimento. Non vedo l'ora di saperne di più. Sembra un punto di svolta. Lezione 15. Conformità alle normative sanitarie. Ultimamente ho sentito parlare molto del rispetto delle normative sanitarie. Quanto è davvero importante nel nostro campo? È incredibilmente importante. Ricordo un caso in cui una piccola svista nella conservazione dei farmaci ha portato a un grave incidente. Un paziente ha ricevuto il dosaggio sbagliato perché i farmaci non sono stati conservati secondo le normative. Sembra allarmante. Cosa è successo dopo? Beh, per fortuna, il personale l'ha capito in tempo, ma ha evidenziato quanto sia fondamentale la conformità. Secondo la commissione mista, l'80% degli errori medici gravi comporta problemi di comunicazione durante i trasferimenti dei pazienti, spesso dovuti al mancato rispetto dei protocolli. Wow, non sapevo che le statistiche fossero così alte.
Come garantite la conformità nel vostro reparto? Conduciamo sessioni di formazione e audit regolari. Ad esempio, recentemente abbiamo effettuato un audit a sorpresa ed è stato un campanello d'allarme per tutti. Abbiamo trovato diverse aree in cui potremmo migliorare le nostre pratiche. Questo ha senso. L'audit ha comportato cambiamenti significativi? Assolutamente. Abbiamo implementato un nuovo sistema di checklist per la somministrazione dei farmaci, che ha ridotto gli errori del 30% da quando abbiamo iniziato a usarlo. Si tratta solo di creare una cultura della sicurezza. Vedo come la conformità possa avere un impatto diretto sulla sicurezza dei pazienti. È una grande responsabilità, vero? Lo è, ma è anche gratificante. Sapere che la nostra aderenza alle normative protegge i pazienti rende tutto utile. È un lavoro di squadra e ognuno ha un ruolo. Lezione 16. Esperienze di apprendimento innovative. Ho sentito molto parlare di come la tecnologia sta cambiando l'istruzione. Hai avuto esperienze con strumenti di apprendimento innovativi? Assolutamente. Di recente ho usato un'app di realtà virtuale per un corso di storia. Mi ha permesso di esplorare antiche civiltà in un modo che i libri di testo non avrebbero mai potuto fare. Sembra incredibile. Ti ha aiutato a capire meglio il materiale? Sicuramente. Uno studio dell'Università del Maryland ha dimostrato che gli studenti che utilizzano la realtà virtuale hanno ottenuto punteggi superiori del 20% nei test rispetto a quelli che utilizzano metodi tradizionali. Wow, vedo come questo renderebbe l'apprendimento più coinvolgente. Ci sono state delle difficoltà che hai dovuto affrontare? Sì, inizialmente, la tecnologia sembrava travolgente. Ho dovuto dedicare del tempo a prendere confidenza con l'attrezzatura. Ma una volta fatto, ne è valsa la pena. Posso capire. A volte mi sento nervoso quando provo nuove tecnologie. Come hai fatto a superarlo? Ho contattato i miei compagni di classe per chiedere aiuto e ho persino guardato video tutorial online. Ha reso la curva di apprendimento molto più semplice. È una buona idea. La collaborazione può davvero fare la differenza. Pensi che questi strumenti siano qui per restare? Assolutamente. Secondo un rapporto del World Economic Forum, l'apprendimento digitale dovrebbe crescere in modo significativo, con il 70% degli educatori che ritiene che migliori il coinvolgimento degli studenti. Grazie per aver condiviso la tua esperienza. Sono entusiasta di esplorare personalmente altri di questi strumenti. Dovresti. L'adozione della tecnologia può aprire tante nuove strade per l'apprendimento. Lezione 17. Attività in campeggio. E ho sentito che sei andato in campeggio lo scorso fine settimana. È stato Com'è andata? fantastico. Ma abbiamo avuto un po' di paura a causa di un temporale improvviso. Abbiamo imparato l'importanza di controllare il tempo prima di uscire. Wow, sembra intenso. Cosa hai fatto quando è scoppiata la tempesta? Abbiamo rapidamente installato un telo sul nostro campeggio per mantenere tutto asciutto. Ho letto in una guida al campeggio che prepararsi con un piano di riserva può salvare il viaggio. Questo è intelligente. Avevi tutto ciò di cui avevi bisogno? Principalmente, ma abbiamo dimenticato alcuni elementi essenziali come le batterie extra per la nostra lanterna. Ho imparato che fare una lista di controllo prima del viaggio è fondamentale. Capisco come sarebbe utile. Qual è stata la parte migliore del viaggio per te? Sicuramente le storie sui falò di notte. È un ottimo modo per creare legami. Il National Park Service suggerisce di condividere storie come un modo per entrare in contatto con la natura e con gli altri. Sembra molto divertente. Qualche consiglio per chi vuole provare il campeggio per la prima volta? Assolutamente. Inizia con un semplice campeggio, metti in valigia strati di vestiti e non dimenticare un kit di pronto soccorso.
L'American Camping Association li consiglia per garantire un'esperienza sicura e piacevole. Lezione 18. Quando dormirai stanotte? Non ne sono ancora sicuro, ma ho letto che gli adulti dovrebbero mirare a dormire dalle 7 alle 9 ore ogni notte. Esatto. Il sonno è fondamentale per la nostra salute e il nostro benessere generale. Esattamente, la mancanza di sonno può portare a problemi come diminuzione della concentrazione e sbalzi d'umore. E sapevi che la privazione cronica del sonno può aumentare il rischio di gravi problemi di salute? Sì, ho letto che può anche influire sul sistema immunitario e sulla salute del cuore. È affascinante quanto sia davvero importante dormire. È come un pulsante di ripristino per il nostro corpo. Assolutamente. Inoltre, un sonno di qualità può migliorare anche la memoria e la creatività. Allora forse dovrei iniziare a rilassarmi prima stasera. E tu? Penso che cercherò di andare a letto per le 10. È un buon momento per ricaricarsi per il giorno Sembra un successivo. piano. Dormire fa davvero la differenza. Di sicuro. Per una buona notte di sonno. Lezione 19. Il nostro programma per il fine settimana. Allora, quali sono i piani per il fine settimana? Hai qualcosa di interessante in programma? Assolutamente. Sto pensando di fare un'escursione. Sapevi che l'escursionismo può ridurre i livelli di stress? Sembra fantastico. Ho letto che passare del tempo nella natura può migliorare notevolmente l'umore. Esattamente. Inoltre, è un buon allenamento. Un'escursione di 30 minuti può bruciare circa 200 a 400 calorie, a seconda dell'intensità. Wow, non mi ero accorto che bruciasse così tante calorie. Che pista hai intenzione di percorrere? C'è un bellissimo sentiero nelle vicinanze che offre una vista mozzafiato sulle montagne. È un anello di circa 5 miglia. Sembra incredibile. Potrei unirmi a te. Ho sentito che anche l'escursionismo può migliorare la creatività. Sì, gli studi dimostrano che trascorrere del tempo all'aperto può migliorare la risoluzione creativa dei problemi fino al 50%. Questa è una buona ragione per uscire. Cos'altro hai in programma per il fine settimana? Voglio anche dare un'occhiata a quella nuova mostra d'arte in centro. L'arte può suscitare gioia e ispirare la creatività. Adoro quell'idea. Inoltre, visitare le gallerie può aiutare a sostenere gli artisti e la cultura locali. Esattamente. Interagire con l'arte e la cultura è un ottimo modo per rilassarsi e imparare qualcosa di nuovo. Lezione 20. Stampa una copia del contratto. Ehi, stavo per stampare una copia di un contratto. Conosci i passaggi per farlo? Certo. Innanzitutto, devi assicurarti di avere il documento corretto aperto sul tuo computer. Capito. Dopo, cosa c'è dopo? Successivamente, ti consigliamo di controllare le impostazioni della stampante per assicurarti che tutto sia impostato correttamente. Bene, ho sentito che avere una copia fisica può essere davvero importante. Esattamente. Una copia fisica può fungere da prova legale in caso di controversie. E aiuta anche a tenere i registri, giusto? Sì. L'archiviazione delle copie fisiche può essere più semplice per la consultazione e l'organizzazione. Capisco. Allora, chi mi dici dell'effettivo processo di stampa? Quando sei pronto, fai clic sull'opzione di stampa e seleziona la tua stampante dall'elenco. Sembra abbastanza semplice. Qualche consiglio su come controllare la qualità prima della stampa? Puoi visualizzare l'anteprima del documento per assicurarti che tutto sia corretto prima di stamparlo. Ottimo!
Mi sento più pronto a far stampare il mio contratto adesso. Fantastico! È sempre bene avere una copia cartacea a portata di mano per ogni evenienza. Lezione 21. Pianificazione del progetto. Quindi, hai mai pensato a quanto sia cruciale la pianificazione dei progetti per il successo? Assolutamente. Una pianificazione ben strutturata può migliorare l'efficienza e tenere tutti in linea. È interessante notare che gli studi dimostrano che i progetti con scadenze chiare hanno il 30% in più di probabilità di essere completati in tempo. Giusto. E senza una pianificazione, le attività possono facilmente essere trascurate o ritardate, il che può portare a sforamenti del budget. Esattamente. I traguardi sono punti chiave che aiutano i team a misurare i progressi e a rimanere motivati. E sapevi che l'utilizzo di un software di gestione dei progetti può migliorare la collaborazione e la visibilità tra i team? Sì. Strumenti come i diagrammi di Gantt aiutano a visualizzare le scadenze e le dipendenze, semplificando la gestione delle attività. Inoltre, gli aggiornamenti regolari della pianificazione possono aiutare a risolvere eventuali problemi prima che si aggravino. Di sicuro. Una pianificazione dinamica consente flessibilità e regolazioni rapide quando necessario. E tutto ciò contribuisce a una maggiore percentuale di successo dei progetti, che è ciò a cui miriamo. Lezione 22. Decorazione della casa. Hai notato come stanno cambiando le tendenze della decorazione domestica in questi giorni? Assolutamente. È affascinante come le persone si stiano orientando verso materiali più sostenibili ora. Giusto? Ho letto che l'utilizzo di legno di recupero può ridurre significativamente le impronte di carbonio. E anche l'incorporazione di piante è una grande tendenza. Aiutano a purificare l'aria, rendendo gli spazi più salubri. Esattamente. Gli studi dimostrano che avere piante in casa può aumentare l'umore e la produttività. E non dimenticare la psicologia del colore. I colori possono influenzare notevolmente il modo in cui ci sentiamo in uno spazio. Sì. Ad esempio, il blu e il verde possono creare un ambiente calmo e tranquillo. Mentre colori vivaci come il giallo e l'arancione possono dare energia a una stanza e incoraggiare la creatività. È incredibile quanto si pensi alla creazione di una casa accogliente e invitante. Assolutamente. Anche i tocchi personali, come foto di famiglia o souvenir di viaggio, fanno una grande differenza. E la parte migliore è che non deve costare una fortuna. I progetti fai da te possono essere divertenti e convenienti. Vero. Ci sono infinite idee online che ispirano la creatività e rendono piacevole la decorazione. Lezione 23. Servizio alberghiero avanzato. Hai notato quanto sia diventato avanzato il servizio alberghiero ultimamente? Assolutamente. È affascinante come le esperienze personalizzate possano davvero migliorare il soggiorno di un ospite. Giusto. Ho letto che gli hotel che si concentrano sul servizio personalizzato possono aumentare la soddisfazione degli ospiti fino al 20%. Questo ha senso. È più probabile che un ospite soddisfatto ritorni e consigli l'hotel ad altri. Esattamente. E non si tratta solo del servizio, e anche l'atmosfera e le dotazioni giocano un ruolo fondamentale. Di sicuro. Sapevi che il 70% degli ospiti considera la qualità dei servizi dell'hotel nella scelta di dove alloggiare? Wow, questo è un fattore significativo. Che mi dici dell'aspetto della formazione del personale? Bene, è stato dimostrato che la formazione continua del personale migliora la qualità del servizio, portando a un aumento del 15% delle recensioni positive. È impressionante.
Sottolinea davvero quanto sia importante investire nello sviluppo del personale. Sicuramente. Inoltre, uno staff ben formato può gestire i reclami degli ospiti in modo più efficace, il che è fondamentale. E non dimentichiamo la tecnologia. Molti hotel utilizzano app per effettuare check-in e richieste di assistenza senza interruzioni. Sì. La tecnologia può semplificare le operazioni e migliorare l'esperienza complessiva degli ospiti.